Benvenuti, anime appassionate che vivono di sussurri e verità nascoste dietro le copertine patinate. Siete nel vostro rifugio, nella casa dove i battiti dei cuori delle stelle trovano eco e significato, celebrita dalla Turchia. Qui ogni sospiro si trasforma in racconto, ogni sguardo diventa indizio, ogni decisione una rivoluzione. Oggi la luce cruda dei riflettori non si limita a illuminare, ma scoperchia. Il nome che domina la scena è quello di Cemre Arda, la donna che ha fatto del silenzio un baluardo e del lavoro la sua bandiera. Preparatevi, perché ciò che stiamo per condividere non è una semplice indiscrezione, ma un cambio di prospettiva che scuote l'intero universo del gossip. Cemre ha parlato. E le sue parole hanno avuto il fragore di un tuono in pieno giorno. Prima di addentrarci nel cuore di questa rivelazione che sa di liberazione e scelta, vi chiediamo un gesto di appartenenza alla nostra comunità: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e se volete sostenere un modo di raccontare che scava sotto la superficie, premete con decisione il pulsante Join. È il vostro abbraccio quotidiano al nostro lavoro, e la nostra promessa di non tradire mai la vostra curiosità. Tutto è successo in un luogo dove le luci abbagliano e i sorrisi diventano maschere. Una di quelle serate in cui i lampi dei fotografi creano costellazioni artificiali e le domande corrono più veloci dello scintillio dei calici. Davanti al muro di microfoni, con un'eleganza che non aveva bisogno di dichiarazioni accessorie, è apparsa lei. Ma non con la consueta prudenza che l'ha resa inaccessibile, bensì con una vibrazione nuova negli occhi, un'energia che i cronisti più scafati hanno colto all'istante. Poi, come se una diga si fosse incrinata al punto giusto, la frase che ha incendiato il web e messo in tilt le chat di mezza Turchia: lo amo e non intendo più tenerlo nell'ombra. Niente mezze misure, nessuna formula generica. Un'affermazione chiara, rotonda, quasi solenne nella sua semplicità. Cemre Arda, la guardiana di una vita privata difesa con cura, ha abbassato il ponte levatoio. Non è stato un lapsus, né un lampo d'impulso. Chi era lì giura di aver visto sul suo volto la calma determinata di chi ha già deciso da tempo. Il sorriso che ha accompagnato quelle parole non era un'aggiunta estetica, ma il sigillo di autenticità. In quel momento, l'icona si è fatta donna, e la donna ha rivendicato il diritto di amare a cielo aperto. La confessione non si è arrestata su quel crinale. In un flusso che sapeva di respiro trattenuto troppo a lungo, Cemre ha aggiunto: mi sento bene, la mia vita scorre in armonia. Ho trovato pace. Lo amo e, l'ultima congiunzione è rimasta sospesa, come porta lasciata accostata. Non una distrazione, ma un invito a restare in ascolto. Un varco calcolato per fare entrare l'aria nuova, senza spalancare tutto d'un colpo. In un tempo in cui la prudenza spesso diventa alibi e le evidenze vengono smentite per tattica, quell'onestà frontale suonava come un atto rivoluzionario. Eppure, il fascino più magnetico stava in ciò che non è stato pronunciato. Nessun nome. Nessuna conferma esplicita. Il destinatario di quell'amore è rimasto avvolto nell'ombra, alimentando ipotesi, mappe di coincidenze, trame ricostruite in controluce nelle ore successive. Cari amici di Celebrita dalla Turchia, a chi pensate fossero dirette quelle parole? È il ritorno di una fiamma che non si è mai davvero spenta o l'innesco di una storia custodita lontano dai riflettori? Diteci la vostra nei commenti, la vostra sensibilità spesso vede più lontano degli addetti ai lavori. Da quel minuto in poi, i social hanno vibrato come corde tese. I fan si sono divisi in due correnti, entrambe rumorose. Da un lato chi festeggia il coraggio di Cemre, applaudendo la scelta di respirare i propri sentimenti alla luce del sole, dall'altro chi teme l'assalto dei riflettori e il rumore che tutto questo trascinerà con sé. Una cosa, però, ha unito tutti: l'idea che Cemre Arda abbia aperto una strada diversa. Fonti che vivono a un passo dal suo quotidiano raccontano che prima di arrivare a quelle parole c'è stato ascolto, introspezione, una lunga marcia interiore. E che da quando ha deciso di non nascondersi più, sul set e nella vita di tutti i giorni sembra più leggera, attraversata da un'energia che si nota a occhio nudo, come se un peso finalmente fosse scivolato via dalle spalle. La frase incompiuta «lo amo» è diventata mantra, oggetto di meme, citazione ricorrente tra i più giovani.
Quel vuoto apparente è stato letto come promessa. E sono pronta a tutto? E non mi importa delle conseguenze? Gli esperti di linguaggio del corpo hanno scomposto la scena in fotogrammi, nessun tentativo di correggersi, nessun imbarazzo. Solo la consapevolezza che il non detto, a volte, comunica più di qualsiasi lista di dettagli. Lo spazio del mistero, custodito con cura, può essere più potente di una confessione minuziosa. Si parla già di nuova era per Cemre Arda. I sussurri raccontano che abbia trovato un equilibrio raro tra ambizione e affetti, e che questo stato d'animo stia nutrendo la sua creatività. Sul lavoro circola aria diversa, colleghi che la incrociano tra una scena e l'altra descrivono un clima più lieve, un raggio che si allarga. Non è più la figura distante che respinge, è la narratrice della propria storia, decisa a scegliere tempi e parole. La pressione mediatica cresce, ma chi è accanto garantisce che non intende fare passi indietro. La decisione è presa, basta corse per nascondersi, basta smentite di facciata. Vuole essere vista. Vuole essere vista amare, vivere, ridere senza chiedere permesso. E questa fermezza ha scatenato applausi anche fra gli addetti al gossip, che ora la leggono non solo come volto bello, ma come esempio di autodeterminazione. Tutti, inevitabilmente, fissano il calendario. Quale sarà la prossima uscita pubblica? Ogni pietra del suo cammino diventerà indizio. Che cosa indosserà? Come poserà per i fotografi? A chi rivolgerà quel sorriso laterale che manda in visibilio i fan? Ci sarà un debutto di coppia? Un secondo capitolo della dichiarazione? O, come suggeriscono gli osservatori più smaliziati, continuerà a dosare le rivelazioni, padroneggiando il racconto passo dopo passo? Intanto, il centro del vortice rimane il lui senza nome. I ben informati hanno fatto emergere vecchie piste, incrociandole con tracce recenti. Apparizioni sfalsate negli stessi luoghi, un certo parallelismo negli impegni, uno scambio di sguardi rubati a un'anteprima. E in mezzo a tutte le congetture, un nome ritorna con la forza delle maree, Gökberk YLDRM. Riservato, poco incline agli eccessi, capace di sparire quando il brusio si fa assordante, il suo profilo combacia con il ritratto che si disegna tra le righe. Ma Cemre non ha scritto il nome su nessuna riga, e questo basta a tenere il gioco vivo. Il tempo verbale usato da chi la conosce bene, poi, ha acceso altri fuochi, da tanto tempo. Cosa significa? Che accanto alle ipotesi più rumorose si nascondeva un sentimento coltivato con cura, mentre il mondo guardava altrove? Che, per proteggere qualcosa di vero, ha accettato di lasciare che altri immaginassero altro? È la fotografia di una donna che non si lascia dettare le mosse. Anche il silenzio successivo alla dichiarazione è stato letto come una scelta precisa. Nel Galateo non scritto del pettegolezzo, non negare equivale spesso a confermare, e non aggiungere equivale a dire, ogni cosa a suo tempo. Si mormora che Cemre ami vivere le emozioni con lentezza cosciente, assaporando i dettagli, e che intenda condividere pezzi della sua vita con misura chirurgica. Non è resa al frastuono, è strategia d'amore. E in questa strategia, se davvero l'uomo a cui ha rivolto quelle parole è Gökberk YLDRM, c'è la forza di due persone che hanno imparato a proteggersi senza cancellarsi. Intorno a Gökberk, infatti, il riserbo è sempre stato uno scudo. Chi lo segue lo sa, poche parole, gesti essenziali, sguardi che dicono più dei comunicati. Forse è questo che li avvicina, la capacità di togliere anziché aggiungere, di lasciare che sia la sostanza a parlare. Insieme, raccontano un amore che non cerca prove da esibire, ma momenti da vivere. Eppure, l'eco di quelle parole pronunciate da lei ha cambiato la temperatura dell'aria. Anche senza nomi, il vento ha preso una direzione. Le prossime settimane promettono passaggi cruciali. Un festival, un red carpet, una serata di beneficenza, ogni possibile palcoscenico diventa terreno di caccia per indizi. Debutteranno fianco a fianco? Oppure resteranno fedeli alla trama sussurrata, regalando solo frammenti? Gli analisti dei movimenti mediatici scommettono su una terza via, qualche gesto misurato, abbastanza per placare l'ansia collettiva, non abbastanza per bruciare il mistero.
In questo equilibrio precario ma affascinante, Cemre pare perfettamente a suo agio. Intanto, le redazioni si riempiono di ricostruzioni. Timeline, confronti, ipotesi incrociate. Eppure, l'unico dato davvero incontrovertibile è l'emozione stampata sul volto di Cemre mentre diceva quelle parole. Non c'era sfida, non c'era ostentazione. C'era dolce fermezza. Come chi, dopo aver ascoltato a lungo, trova finalmente la frase giusta. E se la frase giusta ha al centro un "lo amo" e tutto il resto può aspettare. Un giorno, forse presto, quella congiunzione troverà il suo seguito. C'è chi teme che la tempesta mediatica consumi quello che sta nascendo o si sta rivelando. Altri, invece, credono che l'atto stesso di scegliere la verità, anche parziale, fortifichi. La verità è che nessuno lo sa. Quello che sappiamo è che Cemre ha scagliato un sasso nello stagno e le onde si allargano, lambendo altre rive, il modo in cui le celebrità negoziano il confine tra pubblico e privato, la misura in cui anche una frase lasciata a metà può essere più intima di 1000 fotografie. Si può essere trasparenti senza diventare merce. Si può dire "ti amo" davanti a milioni di persone e conservare ancora un giardino segreto. Il presente, intanto, ruggisce. L'algoritmo premia, gli hashtag si moltiplicano, i video si rincorrono. Il nome di Gökberk YLDRM sale e scende come una marea benedetta dagli orologi. Eppure, lui resta fedele alla sua grammatica, un profilo basso, la cura per i dettagli, nessuna scomposta reazione. Un equilibrio che, accostato alla nuova luce di Cemre, compone un quadro affascinante. La domanda che tutti pronunciano sottovoce è semplice: quando li vedremo insieme, senza più giochi di specchi? Fino a quel momento, ogni gesto parlerà per loro. Una canzone condivisa in una storia, un libro appoggiato sul tavolo durante un'intervista, una collana che riappare al collo di lei, un orologio che si intravede al polso di lui. Piccoli ponti lanciati sopra il fiume dell'attesa. E noi, qui, restiamo a osservare il corso dell'acqua, certi che prima o poi ci sarà una riva comune su cui posare i piedi. Siamo arrivati alla fine di questo capitolo qui su Celebrita dalla Turchia. La storia di oggi ci ricorda che il coraggio di amare è la forma più alta di libertà, e che si può proteggere un sentimento senza svenderlo, si può aprire una finestra senza scardinare la porta. Che cosa vi aspettate dalle prossime mosse di Cemre Arda? Pensate che pronuncerà il nome di Gökberk YLDRM davanti alle telecamere, o preferirà lasciare che sia la realtà dei gesti a farlo per lei? Ditecelo nei commenti, la vostra voce è parte integrante di questa narrazione. Se avete apprezzato il modo in cui abbiamo attraversato emozioni e retroscena, lasciate un like e condividete il video con chi ama le storie vere raccontate senza urla. E non dimenticate, per essere i primi a cogliere la verità e per sostenere il nostro impegno quotidiano, cliccate sul pulsante Join. Il vostro sostegno è la nostra energia. Grazie per averci accompagnati fin qui. Ci rivediamo al prossimo video, quando i cuori delle stelle batteranno ancora una volta all'unisono con il vostro, e quel "lo amo" forse troverà la sua seconda metà, pronunciata con la stessa grazia con cui è stato lasciato a metà.